Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima lezione del contenitore dedicato alla costruzione dell'account Office 365 per la realizzazione dell'evento congressuale in cui ci occuperemo della creazione dei modelli utente. Cioè andremo a creare dei modelli con degli attributi in termini di poteri e di licenze che poi in un momento successivo potranno essere rapidamente richiamati per inserire un nuovo utente che a quel punto andrà ad assorbire tutte le caratteristiche del modello che inseriremo in questa sede e che quindi sarà velocemente inseribile soltanto mettendo nome, cognome ed email. Come vedi, qui ci sono tutte le categorie degli attori dell'evento congressuale e per queste prime tre andremo ad attribuire dei poteri più importanti, mentre per tutte le altre categorie non attribuiremo nessun potere, cioè costruiremo il modello senza attribuire nessun potere. Magari un domani a uno degli appartenenti a queste categorie potremo andare a dare un potere, ma per non commettere errori non attribuiamo nessun potere, mentre per queste categorie, le prime tre che vedi qua su in alto, andremo ad attribuire dei poteri superiori. Si tratta del personale dell'agenzia che organizza l'evento, che avrà il potere di Global Administrator, quindi per questo modello utente andremo a prevedere il potere di Global Administrator, e mentre per coloro che dall'agenzia che organizza l'evento saranno individuati quali responsabili dell'organizzazione dell'evento, andremo ad attribuire il potere di Teams e SharePoint Administrator e lo stesso faremo per il modello utente di coloro che fanno parte del comitato organizzatore dell'evento. Quindi andiamo a costruire i modelli, copiamo la prima categoria, andiamo nell'ambiente di amministrazione di Office 365, utenti attivi, usa modelli e andiamo ad aggiungere il nostro primo modello utente. Quindi incolliamo la categoria. Qui ovviamente si mette la descrizione della categoria e quindi del modello utente che si va a costruire per ritrovarsela in un momento successivo, quindi per capire bene chi sono quelli che devono andare all'interno di questo modello e quindi per quali soggetti dovrà essere utilizzato questo modello e per chi no. Io semplicemente andrò a scrivere description, poi ciascuno inserirà quello che vuole. Andiamo avanti, qui ci chiede di scegliere l'account dentro il quale vogliamo costruire il modello nel caso ne avessimo più di uno. Io ne ho solo uno, quindi posso selezionare soltanto questo. Facciamo generare automaticamente una password per questo modello e andiamo avanti. A questo punto dobbiamo attribuire le licenze. Queste sono tutte cose che abbiamo visto approfonditamente nella fase e nella sezione dedicata all'amministrazione di Office 365. Ovviamente per questo modello utente sarà il caso di attribuire delle licenze a questi soggetti perché fanno parte dell'agenzia e senza licenze non potrebbero nemmeno modificare un file. Ora ovviamente io non posso attribuire licenza a nessuno, quindi vado ad attribuire nessuna licenza a questo modello. Clicco su avanti. Qui posso inserire delle ulteriori informazioni su questo modello, quindi sul tipo di lavoro, il dipartimento aziendale, l'ufficio, telefono, eccetera, ma cosa più importante, andiamo a stabilire i ruoli, i poteri che le persone che verranno inserite attraverso questo modello dovranno avere automaticamente. E abbiamo detto che in questo caso vogliamo attribuire a questo modello il potere di Global Administrator. Quindi andiamo avanti e a questo punto Office 365 ci dà la possibilità di rivedere le informazioni che abbiamo inserito e se ci stanno bene, se non abbiamo commesso errori rispetto a quanto avremmo voluto inserire, possiamo cliccare su fine e quindi il modello utente è stato creato e potremo andare subito ad aggiungere degli utenti tramite questo modello. Noi per il momento chiudiamo e molto più velocemente andiamo ad inserire gli altri modelli utente. Quindi andiamo a prendere la seconda categoria di attore del congresso, quindi i responsabili. Quindi aggiungi il modello, descrizione, avanti,
account, nessuna licenza, avanti. Qui abbiamo detto che vogliamo attribuire il potere di SharePoint Administrator e Teams Administrator. Avanti, ok, ci sta bene tutto, creato anche questo modello. Chiudiamo. Andiamo a prendere un'altra categoria, quindi quella relativa al modello di chi farà parte del comitato promotore dell'evento. Aggiungi il modello. Avanti, nessuna licenza, avanti, e anche in questo caso andremo ad attribuire il potere di SharePoint Administrator e Teams Administrator. Avanti, fine. Chiudiamo. Andiamo a prendere le altre rapidamente. Ecco, da qui in avanti non attribuiremo più poteri di amministrazione. Quindi crea il modello. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti. Qui nei ruoli lasceremo questo un semplice utente senza poteri di amministrazione, avanti e fine. Chiudiamo. Quindi i tecnici, aggiungi modello, avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, quindi qui nessun potere di amministrazione, avanti e fine. Andiamo alle hostess e agli steward. Aggiungi modello. Quindi nessuna licenza anche in questo caso, nessun ruolo di amministrazione, quindi lasciamo questa spunta, avanti, fine. Chiudiamo. Interpreti. Andiamo avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, lasciamo la spunta su nessun potere, avanti, fine. Qui mettiamo gli alberghi, quindi andiamo a costruire un modello utente per gli alberghi. Come puoi vedere, tutti quelli che abbiamo inserito finora sono subito utilizzabili per inserire nuovi utenti. Aggiungiamo il modello utente alberghi. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun potere di amministrazione, avanti e fine. Poi dopo gli alberghi abbiamo il catering. Nessuna licenza, nessun potere di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Dopo il catering abbiamo gli allestitori. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun potere di amministrazione, avanti e fine. Chiudiamo. Poi dopo gli allestitori abbiamo i fornitori di strumentazione tecnica. Aggiungi modello. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun potere di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Le aziende di trasporti.
nessuna licenza, nessun potere di amministrazione, avanti e fine. Chiudiamo. Dopo le aziende di trasporti abbiamo le tipografie e i servizi di grafica. Avanti, avanti, nessuna licenza, nessun potere di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Poi abbiamo le agenzie di spettacolo. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun potere di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Dopo le agenzie di spettacolo abbiamo le imprese di pulizie. Quindi aggiungi un modello. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun ruolo di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Poi abbiamo le piscine e i centri massaggi. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun ruolo di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo. Poi abbiamo le guide turistiche. Aggiungi modello. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun potere di amministrazione, avanti, fine. Chiudiamo, ci manca l'ultimo, che sono, qui ho scritto new perché è una cosa che mi è venuta in mente dopo rispetto a quando avevo scritto per la prima volta questa lista. Vedi come in corso d'opera si può sempre aggiustare il tiro e migliorare. Quindi dei professionisti per il pronto intervento che voglio avere a disposizione per qualsiasi necessità, tipo un idraulico, un fabbro, un elettricista. Avanti, avanti, nessuna licenza, avanti, nessun ruolo di amministrazione, avanti e fine. Quindi abbiamo creato i modelli utente per tutte le categorie dell'evento congressuale che adesso potremo andare a richiamare per inserire molto rapidamente, ci sono da riempire soltanto questi campi, un utente all'interno di quel modello, cioè prendendo quel modello e quell'utente assorbirà tutte le caratteristiche del modello. Quindi nella prossima lezione vedremo come inserire gli utenti attraverso i modelli che abbiamo creato. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!